Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Andremo a vedere insieme il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, l'ambito amore coppia single, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Questa è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Infine in descrizione trovate il link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. Adesso iniziamo facendo un piccolo passettino indietro. Dove ci eravamo lasciati? Voi avevate nel mese precedente, quindi giugno, la carta del Papa. Lo Ierofante cosa ci dice? Che un mese di riequilibrio, nel senso di comunicazioni, confronti, conciliazioni, possibilità di accogliere e ascoltare un consiglio, una guida importante, addirittura magari voi potreste essere stati importanti per qualcuno. Ci consiglia anche di adottare un tipo di atteggiamento pratico, conciliante, comprensivo, assolutamente sì, però di seguire la tradizione, di seguire le cose che sappiamo già che possono funzionare, quindi di non andare di fretta, di non azzardare e di non sperimentare nulla. Questo era il vostro arcano e adesso procediamo con il prossimo punto del mese di luglio. Ricordo che questo arcano lo trovate alla fine del video come schermata finale, potete fare uno screenshot, tenerla con voi. Meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi, così andate ad estrarre questa carta e ascoltare, valutare, trarre anche energia. In questo caso capisco che è un po' complessa quella del diavolo, ma che cosa ci sta dicendo? Allora, prima di tutto non vuol dire che tutto il mese andrà in un certo modo, magari ci sono delle cose che sono importantissime da gestire, perché il diavolo spesso fa riferimento alle nostre paure, alla limitazione, alle cose dove c'è esagerazione, eccesso, caos, disordine, litigi, discussioni, quindi anche eccessiva aggressività. Quindi queste sono le cose da tenere sotto controllo, ma soprattutto la possibilità di liberare la nostra espressione, la nostra passione ed istintività, quindi di andare ad eliminare tutte quelle che sono le limitazioni e i blocchi, a partire da noi o anche da situazioni o persone che sono tossiche e quindi non ci aiutano assolutamente. Quindi questo è il vostro arcano, andiamo a vedere come si riflette. È ovvio che ha anche la sua bella accezione positiva legata proprio al fatto di concederci e di lasciarci andare a qualcosa che ci appassiona, che ci coinvolge, a una tentazione, a una trasgressione, ovviamente tutto nei limiti del possibile. Come prima carta, e quindi parlando delle vostre stesse energie del mese, abbiamo il Cavaliere di Denari. Qui c'è un procedere, seppur lentamente, con costanza, fiducia, determinazione. Questa carta ci dice che dobbiamo resistere, dobbiamo affrontare determinate cose con la massima indipendenza e responsabilità, di fare attenzione alle spese, agli investimenti, sia a livello di denaro, di impegni e anche a livello psicofisico, perché magari l'energia può riguardare anche
a livello interiore, emozionale. È vero che è una carta di praticità, anche l'asso di denari, vuol dire che tante cose, ma vedendo proprio il diavolo, sono concentratissime sulle questioni fisiche, materiali. L'asso è molto positiva, indica una nuova opportunità concreta, materiale, di manifestazione, di guadagno, di gioia, di successo, di crescita, qualcosa che può aumentare, potete riuscire ad ottenere dei risultati e quindi aver maggior sicurezza. Sono, come vedete, tutte carte legate, e adesso abbiamo il quadro completo, alla materialità. Quindi denari, 9 di denari, e questa va secondo me a consolidare una fase di sicurezza, o anche di crescita, di guadagno, di autostima, di soddisfazione. È ovvio che c'è sempre da potenziare, da migliorare, da portare avanti. Sono questi i risultati che poi otterrete, quelli migliori per voi, però si vede proprio l'aspetto dominante della materialità. Ricordo che la materialità non ha a che fare solo col lavoro, col denaro, ma anche con le azioni pratiche, concrete. Quindi basta pensieri, lasciare andare quelli che sono ossessivi, quelli che vi bloccano, ma mettervi nelle condizioni di cogliere comunque una nuova spinta, una nuova energia che appunto vi porterà qualcosa di importante e di sicuro per voi. Adesso procediamo con l'ambito amore e sentimenti. In questo ambito analizziamo principalmente coppia single, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Ovviamente consiglio di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. Ad esempio in questa parte dove vediamo per le coppie potete adattare per le relazioni più importanti, se volete osservare e attenzionare un'amicizia o un familiare. L'imperatore, il 9 di coppe, ci parlano di un mese positivo, costruttivo. Anche qui abbiamo il nostro imperatore che parla di ordine, di controllo, di stabilità. Può essere un atteggiamento positivo proprio per ottenere dei risultati e per far sì che alcune cose che avete programmato possano funzionare, procedere nel modo giusto. Anche il fante di bastoni alla fine può indicare una fase di nuovo inizio o di miglioramento, quindi mi viene da dire che tutta la prima parte è votata alla precisione, all'attenzione, al far funzionare le cose come si deve, perché c'è un momento di raccoglimento nella gioia, nella soddisfazione, nella felicità. Qui vediamo che gli sforzi sono ricompensati, c'è realizzazione. Essendo una stesa generica, il fatto che ci sia la realizzazione può indicare qualsiasi cosa. Magari voi sapete, e cioè se state programmando un qualcosa di specifico, sapete che siete nel percorso giusto e dovete procedere in questo modo, ma infatti l'abbiamo visto sin dall'inizio. Se magari volete migliorare, intensificare qualcosa della vostra relazione, anche qui siete nel percorso giusto e c'è una nuova fase di spinta, di crescita, anche alla fine di notizie e messaggi, entusiasmo, qualcosa di forte coinvolgimento che può essere, diciamo, molto positivo da realizzare immediatamente, o se semplicemente volete incominciare a valutare, a osservare, da pianificare, quindi realizzare successivamente. Quindi direi che è un mese abbastanza positivo. Forse è qui che la parte voi mi direte: "Ma come si riflette l'energia del diavolo in questo ambito?" No, si riflette principalmente dal punto di vista fisico e materiale, quindi si ha il pieno controllo di alcune dinamiche che forse già sapete come affrontare, e fate benissimo, perché vuol dire che siete nel percorso giusto, come vi dicevo. Per quanto riguarda i single,
abbiamo la carta della forza, forse è proprio questa che vi aiuterà a gestire alcuni istinti, alcune emozioni che sono molto molto forti. Come vi dicevo, se vi state domandando, diciamo, ma perché non, diciamo, non si riflette questa energia? Non vuol dire che non si riflette, vuol dire che ci sono alcune dinamiche, alcune situazioni che funzionano a livello esterno, che non dipendono da voi, ma che invece voi riuscirete a gestire in piena tranquillità, in piena serenità, perché siete nella capacità, nella possibilità di ottenere i migliori risultati. Si può fare un po' più di difficoltà magari i single o chi hanno una nuova conoscenza, perché l'istinto può dirvi un qualcosa, la razionalità un'altra e quindi può esserci un po' di conflitto. Secondo me dovete ascoltare entrambi e trovare un equilibrio, magari di migliorare l'aspetto della comunicazione, magari cercare di confrontarsi, di fare attenzione al dare o al ricevere e infatti il 6 è la distribuzione delle nostre energie a livello emotivo, però anche nel caso di aiuto, sostegno e generosità e anche attenzione che date ad una persona. Se vi trovate ad avere a che fare con una persona difficile, conflittuale, una persona che sta vivendo un momento un po' particolare della sua vita con dei blocchi e delle limitazioni, se magari vi state allontanando o vi siete allontanati da una persona in situazione tossica, allora qui c'è il riprendere il controllo della vostra vita sentimentale, delle vostre stesse emozioni e allora quindi c'è questo nuovo passaggio. Fare attenzione un po' a questo cavaliere di spade che può essere sia positivo perché porta un evento imprevedibile, cioè una nuova conoscenza, una persona nuova che entra nella vostra vita, oppure anche qualcuno che deve essere gestito soprattutto da una fase precedente. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Vediamo che cosa aspettarci come energie principali. Ovviamente io mi auguro che voi siate in vacanza o che abbiate la possibilità comunque di gestire meglio il vostro lavoro. Già la presenza dell'8 di denari può indicare questa possibilità di utilizzare le vostre capacità, le vostre competenze, di aver metodo, quindi di operare, lavorare con tranquillità. È una carta di impegno, quindi se magari dovete concludere qualcosa, se ci sono delle incombenze, delle situazioni che fate ancora un po' di fatica, allora secondo me sapete come gestirle. Abbiamo questa dominanza proprio di denari, ok, tranne la forza, però vuol dire che ribadisco proprio quel concetto di riuscire ad aver pieno controllo non solo delle situazioni, delle vostre emozioni, anche in tutto quello che state vivendo. Come vi ho detto, non significa che le cose a livello esterno funzionano in un certo modo, però è importantissimo come le affrontiamo. Però in questo caso loro vi stanno dicendo che chi continua a lavorare c'è una buona gestione, ci sono dei risultati e soddisfazioni, quindi riuscite anche a distribuire come si deve le vostre stesse energie e poi magari se state pensando o addirittura se siete in vacanza allora è normale che qualche pensiero, un qualcosa va anche alla gestione del denaro e delle finanze stesse, però qui c'è massima gestione, quindi dei vostri risparmi, sapete come affrontare determinate cose, anzi forse con il 6 di denari potete concedervi qualcosa di bello, diciamo, di positivo per voi, perché indica comunque una base di sicurezza. Per chi
vuole fare grandi cambiamenti o chi soprattutto è in cerca, può essere un mese un po' difficile, un po' complesso. Ecco, qui si può riflettere quella parte negativa, come vi dicevo, proprio del diavolo. La torre, può indicare una fase di ricostruzione, e cioè se avete deciso, diciamo sin dall'inizio o da un po' di tempo, di andare a concludere questa fase, di allontanare da voi, magari delle cose che non hanno funzionato, che non vi hanno dato soddisfazione nella vostra ricerca, questo è il momento giusto proprio per distruggere e ricostruire qualcosa di nuovo, che può essere un nuovo percorso. Addirittura in realtà può essere anche una cosa positiva, perché può arrivare una cosa che non vi aspettate, magari o una proposta o proprio dalla conclusione negativa di una situazione invece arriva un nuovo inizio, e che può essere una proposta, può essere anche un qualcosa da valutare, da osservare. In senso lato il fante di bastoni indica le notizie, i messaggi, un coinvolgimento molto più attivo nella ricerca, quindi per un nuovo inizio, oppure, come vi dicevo, proprio di valutare una proposta, magari qualcosa che si realizzerà successivamente, perché vuol dire che c'è una fase da superare. Cosa può voler dire la fase? Vari colloqui, o anche perché ci troviamo forse in piena estate, allora ci sono delle contingenze esterne che al momento sapete che non permettono, però potete approfittare proprio per prepararvi a questo nuovo inizio. Infine vediamo i segni zodiacali da attenzionare. Nel vostro mese abbiamo il Toro, poi troviamo Plutone che si riferisce allo Scorpione, e poi infine abbiamo proprio lo Scorpione. Cosa vuol dire? Che non è che con gli altri segni non avrete per niente a che fare. Questi, è vero, sono pochini, però sono determinanti. Vuol dire che ci sono alcune persone che devono essere attenzionate nel bene o nel male. Quello che mi preme dire è comunque la presenza di Plutone, che ha a che fare con una profonda trasformazione. Ci sta dicendo che è il momento di liberarci di tossicità o di persone, di lasciare andare qualcuno, qualcosa, di ritrovare motivazione, e quindi anche di andare a rigenerare quelle che sono le nostre ostinazioni, i nostri impulsi, e anche eventualmente se ci dovessero essere delle ossessioni, non solo vostre, però anche di verificare che non ci siano all'esterno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio, ciao!